È finalmente disponibile il cofanetto che celebra i 50 anni di uno dei dischi più importanti della carriera di Frank Zappa. Ovviamente sto parlando di Apostrofi. Ma perché questo disco è così importante? Quali sono le chicche che nasconde? Scopriamolo insieme dopo lo spot. Salve gente, come al solito io sono John e come avrete potuto intuire io oggi sono molto emozionato poiché si parla del mio disco preferito in assoluto. Se non conoscete Frank Zappa ovviamente sul mio canale trovate tantissimi video che trovate qui nella scheda in alto oppure in descrizione. Ma come al solito prima di iniziare io vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Sono gesti piccolissimi ma che fanno davvero la differenza per supportare questo tipo di contenuti. Ed ora, diamoci dentro! Apostrofi è il 18° album della discografia di Zappa ed è il 6° da solista. Pubblicato il 22 marzo del 1974, Apostrofi è ricordato come l'album più importante dell'immensa discografia zappiana, oltre ad essere quello più facile da digerire. Ma analizziamo un po' il contesto. Cosa succedeva all'inizio degli anni 70? Il mondo stava attraversando una serie di cambiamenti significativi, sia dal punto di vista sociale che politico. Gli anni 70 sono ricordati come un'epoca di grande fermento culturale, con movimenti per i diritti civili, il femminismo e la controcultura. Tutti sfidavano le norme tradizionali. La crisi energetica del 1973 aveva causato una significativa recessione economica, aumentando il costo della vita e l'inflazione. La guerra in Vietnam era ancora in corso, anche se la fine era vicina, con il ritiro delle truppe statunitensi nel 1973 e la caduta di Saigon nel 1975. In questo contesto di trasformazione e turbolenza, la musica rock e progressive rock stava vivendo un'epoca d'oro. Molti degli album usciti in quel periodo sono diventati dei classici, definendo il sound di un'epoca. Questi sono solo alcuni degli album iconici usciti agli inizi degli anni 70. Ricordiamo ovviamente Dark Side of the Moon, Fragile degli Yes, Machine Head dei Deep Purple, Led Zeppelin 4 e Red dei King Crimson. Questo periodo è stato caratterizzato da una grande sperimentazione musicale e un'incredibile creatività, con artisti che spingevano i confini del rock e del progressive rock, creando album che avrebbero influenzato generazioni di musicisti a venire. Ma cosa faceva il nostro Frank agli inizi degli anni 70? Questa nuova decade iniziò col botto, nel vero senso della parola, dato che Frank fu aggredito durante un concerto nel 1971 al Rainbow Theatre di Londra. Zappa riportò delle ferite molto serie, si ruppe una gamba, alcune costole ed ebbe un grave trauma alla testa. Inoltre, le sue corde vocali furono danneggiate, il che alterò permanentemente la sua voce, rendendola più profonda e rauca, come già raccontato nel video sulle 30 curiosità su Frank Zappa. Ovviamente trovate la scheda qui in alto o in descrizione. L'incidente lo costrinse a un lungo periodo di convalescenza, durante il quale dovette usare una sedia a rotelle per muoversi. Nonostante queste difficoltà, Zappa in questo periodo continua a comporre musica, dimostrando la sua straordinaria resilienza e creatività. Ed è proprio in questo periodo che Frank tira fuori il meglio della sua discografia, sfornando capolavori come Waka Ja Waka, The Grand Wazoo, Overnight Sensation e infine Apostrofi. I primi due album sono caratterizzati da un sound che potremmo definire jazz fusion orchestrale e seguono la scia del precedente Hot Rats, pietra miliare della storia della musica che all'uscita rese Frank famoso anche in Europa. Ed ora due curiosità sull'origine dei nomi di questi due album. Waka Ja Waka è un nome comunicato a Frank da una tavola Ouija. La tavola Ouija è un piccolo strumento usato per le sedute spiritiche ideato nella seconda metà del XIX secolo e divenuto famoso nella metà del XX. Vi sono innumerevoli opere che mostrano questo oggetto. The Grand Wazoo invece è una storpiatura inglesizzata dal francese del termine Le Grand Oiseau, in italiano il grande uccello, anche se nello slang americano wazoo è l'ano. Nonostante i riscontri positivi di Waka Ja Waka e The Grand Wazoo, Frank decise di spostare il focus verso un tipo di musica più accessibile all'ascoltatore medio, pur mantenendo la sua cifra stilistica. Overnight Sensation rappresenta l'inizio di questo cambio di direzione ed è considerato uno degli album più accessibili e commercialmente riusciti di Zappa, segnando un momento importante nella sua carriera. Overnight Sensation è noto per il suo mix eclettico di rock, jazz, funk e complessi arrangiamenti orchestrali, tipico dello stile di Zappa.
L'album si caratterizza per l'uso di testi umoristici, satirici e talvolta provocatori che affrontano una vasta gamma di temi, spesso con un tocco surreale e irriverente. Durante il periodo di Overnight Sensation, Frank Zappa era accompagnato da una band di musicisti eccezionali, molti dei quali avrebbero continuato a collaborare con lui anche in altri progetti. Questa formazione era composta da talenti di altissimo livello, ognuno dei quali portava un contributo unico al sound complesso e variegato di Zappa. Ricordiamo George Duke alle tastiere e alla voce, Ruth Underwood alle percussioni, Tom Fowler al basso e suo fratello Bruce al trombone, Ralph Humphrey alla prima batteria e Chester Thompson alla seconda, Napoleon Murphy Brock alla voce e ai fiati, Jean-Luc Ponty al violino elettrico, Tina Turner di Cats ai cori. L'album fu prodotto dallo stesso Zappa e registrato nei Paramount Studios di Hollywood. La produzione è densa e dettagliata, con una grande attenzione ai particolari, caratteristica tipica delle opere di Zappa. Overnight Sensation ricevette recensioni positive al momento della sua uscita e divenne uno degli album più venduti di Zappa, raggiungendo un pubblico più ampio rispetto alle sue opere precedenti. Questo successo commerciale spianò la strada al successivo Apostrophe, che consolidò ulteriormente la reputazione di Zappa come uno degli artisti più innovativi e influenti della sua epoca. L'album è oggi considerato un classico nella discografia di Zappa e continua a essere apprezzato per la sua miscela unica di umorismo, complessità musicale e critica sociale. È anche un punto d'ingresso consigliato per chi vuole avvicinarsi alla vasta e variegata produzione di Zappa. Ed è proprio durante le sessioni di registrazione di Overnight Sensation che presero vita i primi brani di Apostrophe. E dopo questa sostanziosa introduzione siamo arrivati finalmente ad Apostrophe. Esploreremo insieme traccia per traccia, svelando le storie e il contesto dietro ogni brano. Parleremo delle tematiche affrontate da Zappa, del modo in cui ha usato la sua musica per fare critica sociale e di come ha saputo combinare generi musicali diversi per creare qualcosa di unico. Per ogni traccia ci immergeremo nella narrativa, analizzando i testi e il significato nascosto dietro le parole di Zappa. Ma non è tutto qui. Per chi desidera un'analisi ancora più approfondita, ho preparato una versione estesa di questo video disponibile esclusivamente per gli abbonati al canale. Nella versione estesa andremo oltre la narrazione e le tematiche, entrando nel cuore della musica stessa. Analizzeremo ogni traccia dal punto di vista musicale, con play-along dettagliati a trascrizioni, esploreremo le tecniche di registrazione, i cambi di tempo e le armonie che hanno reso Apostrophe un capolavoro inimitabile. Se volete entrare veramente nel mondo musicale di Zappa e capire cosa rende questo album così speciale, vi invito a abbonarvi al canale e a unirvi alla nostra community di studiosi appassionati. Ed ora iniziamo questo viaggio straordinario nella mente e nella musica di Frank Zappa, partendo proprio dal primo brano dell'album. Great Googly Moogly! Il successo di questo brano si deve a un anonimo DJ di Pittsburgh che, prendendosi la libertà di mixare due pezzi del suo nuovo album, realizzò un brano sufficientemente compatto da essere trasmesso nei suoi programmi radio, costruendo buona parte del successo discografico di Apostrophe e regalando al chitarrista di Baltimora una platea di ascoltatori interamente. Sull'onda dell'inaspettata fortuna radiofonica, Don't Eat the Yellow Snow proietta Apostrophe nella top 10 delle classifiche, superando persino i risultati di Overnight Sensation. Ed è la prima volta per Zappa dopo quasi 10 anni di carriera discografica. Questo brano introduce una storia surreale, raccontata con l'umorismo caratteristico di Zappa. Don't Eat the Yellow Snow è la prima sezione di una suite in 4 movimenti che narra della storia del piccolo Nanook, ansioso di uscire a divertirsi ignorando le proteste di una madre apprensiva che comunque gli impartisce un prezioso consiglio. Fai attenzione a dove vanno gli aschi e non mangiare la neve gialla. Zappa gioca con gli archetipi culturali utilizzando il nome Nanook, protagonista di una pellicola girata da Robert Flaherty nel 1922, per caratterizzare sbrigativamente, ma in modo inequivocabile, un personaggio eschimese. Considerato il primo lungometraggio documentario nella storia del cinema, Nanook of the North passa alla storia per aver portato a conoscenza del grande pubblico, in un'era in cui non esisteva ancora la televisione, la dura ma affascinante vita del popolo Inuit, guadagnandosi per il suo valore culturale, storico ed estetico il diritto a figurare tra i 25 film scelti dalla Library of Congress per essere conservato nel registro cinematografico nazionale statunitense. Ed ora, un po' di curiosità. Sapevate che esiste una cover di Don't Eat Yellow Snow di Serj Tankian, il cantante dei System of a Down? Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. E sapevate che l'intro della versione live è in realtà una versione velocizzata dello standard Midnight Sun?
la troviamo anche in Nanook's Rubs It, il brano successivo. Nella seconda parte della suite, un cacciatore di pellicce sbuca da dietro l'igloo del protagonista e minaccia di uccidere il suo cucciolo di foca preferito, picchiandolo con uno scarpone riempito di piombo. Nanook risponde gettandogli negli occhi una manciata di neve gialla. Accecato dall'urina di Husky, al cacciatore viene in mente un'antica leggenda eschimese e per curarsi dalla cecità dovrà arrancare attraverso la tundra, miglio dopo miglio, fino alla parrocchia di Sant'Alfonso. In questo brano Zappa continua a giocare con immagini bizzarre e un umorismo assurdo. L'intera canzone è intrisa di un linguaggio giocoso con ripetizioni, onomatopee e battute che enfatizzano il carattere comico e surreale della narrazione. Musicalmente il brano è un esempio di come Zappa utilizzi cambiamenti improvvisi di stile per mantenere l'ascoltatore sempre sul filo del rasoio. Nella traccia successiva, il cacciatore ruba dalla dispensa della mitica parrocchia di Sant'Alfonso la margarina miracolosa, che il pastore utilizza per preparare i dolci destinati alle vendite di beneficenza, così frequenti nelle chiese cattoliche americane. Il benedetto ingrediente, spalmato sugli occhi, gli renderà la vista. L'escamotage del sogno consente a Zappa di spostare progressivamente la voce narrante dalle vesti del giovane Nanook a quelle del cacciatore accecato, fino ad indossare la tonaca di un prete cattolico di origini irlandesi. Una curiosità molto interessante riguarda l'assolo impossibile di marimba scritto da Frank ed eseguito da Ruth Underwood. Well, 3 mistakes, one for each decade that I've been away from the music and the instrument. L'assolo in origine era una composizione dal titolo Rollo e fu scritto durante il periodo di convalescenza di Zappa a seguito dello spiacevole episodio del dicembre del 1971. Il pezzo originale conteneva testi che descrivevano le avventure di un uomo e un cane, il cane infatti si chiamava Rollo, che incontrano una coppia durante un atto amoroso. Questo brano fu eseguito con i testi durante gran parte del tour della Grand Wazoo Orchestra di Zappa nel settembre del 72. Successivamente Zappa decise di eliminare i testi e di suonarlo esclusivamente come strumentale, finendo per inserirlo nella suite di Yellow Snow. L'intera suite appare nell'album dal vivo You Can Do That on Stage Anymore Volume 1, registrato all'Hammersmith Odeon a Londra il 18 e 19 febbraio del 1979. Rollo appare anche nei suoi album postumi Quadrophiliac e Imaginary Diseases. E in quest'ultima sezione della suite, Zappa trovò un modo di includere alcune allusioni velatamente sessuali sottolineate da vocalizzi orgasmici in merito all'origine e alla composizione della margarina. La suite si conclude con una nuova citazione letterale di un claim pubblicitario, Good Morning Your Highness, che è uno dei leitmotiv della narrazione zappiana. È lo stesso Frank a svelare in un'intervista la sua origine, che fa riferimento a uno spot della margarina Imperial. Imperial! So delicious, it's fit for a king. Try Imperial, soft spread or regular. Il successo generato da Don't Eat Yellow Snow è tale da convincere Zappa a utilizzare il pezzo come base per gli spot promozionali durante le sue tournée fino al 1982. L'intera suite diventerà un pezzo forte dei concerti, proposta integralmente fino al 1979 e successivamente limitata al solo brano Yellow Snow. Forse non tutti sanno che la suite conteneva in origine una sezione aggiuntiva dedicata alla margarina, tagliata poi nella versione finale che è andata su disco. La suite completa potete trovarla nell'album The Crux of the Biscuits, che è una sorta di disco speciale dedicato ad Apostrofi. But I got a crystal ball! Cosmic Debris è sicuramente uno dei brani più conosciuti dell'album e di tutta la discografia zappiana. Qui Frank critica apertamente i guru spirituali e le mode New Age dell'epoca. Nel repertorio di Zappa la critica al fallimento della controcultura non è certo una novità.
Solo in questa occasione è riuscito a comunicare in maniera così diretta la sua avversione per le scorciatoie che promettono il nirvana. Il brano racconta di come le persone vengono raggirate dai guru e dai venditori di fumo, e all'interno del brano stesso vi è un capovolgimento dei ruoli in cui il raggirato riesce ad imbrogliare il suo malfattore. Il testo di Cosmic Debris è ricco di riferimenti esoterici, volutamente deformati in una sorta di linguaggio gergale da imbronitore dozzinale. Oltre al nirvana compaiono l'olio di Afrodite, i guru e la sfera di cristallo. Non mancano elementi espliciti di continuità concettuale. La continuità concettuale, nell'immensa discografia di Zappa, è quel filo conduttore che collega tutte le sue opere e consiste in citazioni a concetti già trattati in altri brani. Qui, infatti, troviamo il riferimento alla polvere del Gran Wazoo, dotata evidentemente di poteri straordinari, e alla stessa identica domanda presentata in Camarillo Brillo, quella legata al poncio acquistato da Sears. Seppure esplicitamente diretta contro i dispensatori di false promesse di verità e fortuna, Cosmic Debris può essere facilmente interpretata anche come un attacco a un'altra categoria di venditori di illusioni, quelli dello show business. È interessante notare inoltre che Zappa pone sempre in primo piano il fattore economico, lo farà anche anni dopo scagliandosi contro il mondo dei predicatori religiosi in Heavenly Bank Account. Sicuramente si può considerare Cosmic Debris uno dei brani preferiti da Zappa, nonché dal suo pubblico, dal momento che lo si trova in scaletta a partire dal 1972, ben prima della pubblicazione ufficiale su disco, fino al 1988. In my eccentrifugal force. Eccentrifugal Force serve come transizione verso i brani successivi. Questo pezzo, breve ma intenso, mostra l'abilità di Zappa nel creare coesione all'interno degli album. La particolarità di questo brano risiede nell'utilizzo dei sintetizzatori, effetti psichedelici generati dai riverberi sulla chitarra e vari giochi di parole come organismo Hammond, che lasciano intendere una certa dose di follia. Apostrophe è una traccia strumentale che vede la collaborazione di Jack Bruce dei Cream al basso, Jim Gordon dei Derek and Dominos alla batteria e Tony Duran alla chitarra ritmica. La title track nasce da una jam che è documentata nelle sue varie take nel già citato album postumo The Crux of the Biscuits. Frank era solito editare le sue jam per trasformarle in una storia sonora di senso compiuto, andando ad omettere le sezioni che lo convincevano di meno, esattamente come nello storico assolo di chitarra di Willie the Pimp. In questa jam ebbe modo di confrontarsi con due musicisti che erano sulla cresta dell'onda al tempo. Il primo è il bassista Jack Bruce, che è stato sicuramente uno dei pionieri del rock britannico insieme ad Eric Clapton e Ginger Baker nei Cream. Il suo basso col fuzz in questo brano ancora oggi è ricordato come uno degli assoli di basso più importanti della storia del rock. Molto più singolare è la figura del batterista Jim Gordon. Nel 1972 Gordon fece parte anche della Grand Wazoo Orchestra, una big band di Frank Zappa di 20 elementi, e nella successiva Petit Wazoo, una band di 10 elementi. Gordon è tristemente noto poiché nel 1983, in un momento di follia dovuto a una mai diagnosticata schizofrenia, uccise sua madre e venne condannato a 16 anni di carcere. Soltanto dopo il suo arresto per omicidio a Gordon venne diagnosticata la schizofrenia. Al processo la corte accettò la sua diagnosi di schizofrenia acuta, ma non permise di usare l'infermità mentale per accorciare la pena, a causa di un cambio nella legge della California dovuto alla riforma sull'infermità mentale. Gordon è morto in prigione il 13 marzo del 2023, all'età di 77 anni. Anchor Remus è un brano che affronta in maniera amara la tematica del razzismo. Il testo, sebbene apparentemente leggero, contiene un messaggio profondo e positivo. Ma andiamo con ordine. Chi è Anchor Remus? Anchor Remus è un personaggio immaginario creato dallo scrittore americano Joel Chandler Harris. Appare in una serie di racconti popolari basati sulle storie tradizionali afroamericane raccolte e pubblicate da Harris tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. I racconti di Anchor Remus sono ambientati nel sud degli Stati Uniti, post-guerra civile, e riguardano principalmente storie di animali. Il narratore è questo anziano afroamericano che racconta le sue favole a un giovane ragazzo bianco. Le storie di Anchor Remus sono caratterizzate da un forte uso di dialetti afroamericani del sud degli Stati Uniti e presentano temi come l'astuzia e l'ingegnosità, con cui spesso gli animali più deboli o più piccoli riescono a ingannare quelli più forti. Anchor Remus ha suscitato nel tempo diverse critiche, in quanto molti lo considerano un personaggio stereotipato che può rinforzare le immagini problematiche della popolazione afroamericana.
Il personaggio è forse più noto a livello popolare per la sua rappresentazione nel film della Disney del 1946, Song of the South, in Italia I racconti dello zio Tom, che però ha generato controversie per il suo ritratto idealizzato della vita nel sud schiavista e razzista degli Stati Uniti. Le fiabe di Uncle Remus sono raccontate in un modo non riconoscibile come razzista per i lettori del suo tempo, ma rappresentano comunque la visione di un mondo osservato attraverso gli occhi di un bianco del sud. L'uso del dialetto peraltro è interpretato dall'autore e non fa altro che rafforzare lo stereotipo del buono schiavo nero che racconta belle favole ai figli bianchi del padrone. Il libro, tanto esaltato alla sua uscita da diventare rapidamente un classico della letteratura americana, fu consigliato non a caso come lettura scolastica fino ai primi degli anni 60, ma verrà poi progressivamente messo all'indice e posto in quarantena. Identica sorte toccherà al film Song of the South della Disney. All'uscita del film nelle sale, l'Associazione Nazionale per il Progresso della Gente di Colore riconobbe i meriti artistici dell'opera, denunciando però l'immagine proposta di un'idilliaca relazione schiavo-padrone. Nonostante il successo del film, la Disney bloccherà in seguito qualsiasi ipotesi di sfruttamento commerciale della pellicola, che non ha mai avuto una distribuzione nel mercato dell'home video. Solo di recente sembra che la Disney sia intenzionata a restaurare e a recuperare l'opera, lavorando nel contempo a una sua ricollocazione storica. Con Uncle Remus, Zappa sembra schierarsi apertamente contro la banalizzazione e la falsificazione dei rapporti tra i bianchi e i neri nella sua liberale America, ma senza rinunciare alla sua visione polemica. Lo fa enfatizzando il senso di frustrazione di un movimento che, al pari di gran parte delle espressioni culturali e politiche degli anni 60, non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. Zappa sottolinea con un certo sarcasmo la situazione di impotenza dei neri americani e descrive come la loro massima forma di ribellione sia la caccia alle statuette raffiguranti gli uomini di colore, i cosiddetti lone jockeys, particolarmente diffusi nelle dimore del sud, che spesso facevano e talvolta fanno ancora compagnia ai nani da giardino. Zappa cerca di contestualizzare linguisticamente i suoi testi, inserendo termini di uso gergale, facendo il verso alle stesse storie di Uncle Remus, narrate a loro volta con un linguaggio che vorrebbe restituire l'inglese frammentato e scomposto parlato dagli schiavi neri delle piantagioni del sud. I termini caratteristici che provengono dalla cultura afroamericana sono fro e do-rag. Fro è un abbreviativo di afro, a indicare la tipica pettinatura riccia che andava a crescere verso l'alto, e do-rag, che sono le bandane con le quali i capelli venivano raccolti e tenuti a bada. Questi sono elementi caratteristici della cultura di strada afroamericana e riguardano in particolare un elemento essenziale nella costruzione dell'immagine del nero ribelle sul finire degli anni 60. Per gli ascoltatori più giovani, molto probabilmente il do-rag è noto soprattutto per la hit di Thundercat, dal titolo Dragon Ball Do-Rag. Ma sapevate che Thundercat è un grande fan di Zappa? I want to talk a little bit about Frank Zappa, but first, Hey. am I right? Is he a big influence on you? Oh man, man, that guy is a beast monster. What do you get from him? Everything, man. Zappa was the one, dude. Zappa and his like every last part of what he did was amazing. It's so important, like the stuff that he did. You know, one of my favorite albums, of course, or favorite two albums are Apostrophe and Overnight Sensation. I remember the day I heard Uncle Remus. Mm-hmm. And this was the one, I remember the moment where I discovered that Zappa did a version of George Duke's song. And I was like, this is insane to realize like how this one painful moment translates like this into Frank Zappa's music. It was deep for me, moments like that. So it's like anything from that to like, you know, of course, St. Alfonso's Pancake Breakfast or a Dynamo Hum. Non è un caso che Uncle Remus sia firmata da Frank Zappa a quattro mani con il tastierista George Duke, responsabile della musica. Il suo carattere controverso e apertamente politico fa sì che il brano non trovi invece molto spazio negli spettacoli dal vivo dell'epoca, mentre verrà saltuariamente riproposto nell'ultima tournée del 1988. A seguire un estratto di una rara versione live dell'epoca. Stinkfoot chiude l'album con un ritorno all'umorismo assurdo e alla critica sociale. La traccia finale dimostra ancora una volta l'abilità di Zappa di combinare narrazione e innovazione musicale. Partiamo dal contesto. La bromidrosi è una maleodorante e ripugnante traspirazione del piede. Zappa va a nozze con questo tipo di materiale e non ha difficoltà a prendere ispirazione da uno spot della Mennen su uno spray espressamente dedicato a coprire i cattivi odori emessi da un piede sudato. Una curiosità legata alla base musicale è che risale addirittura ai tempi di Hot Rats.
Il testo riprende in modo quasi letterale il tema dello spot, nel quale un uomo tornato dal lavoro si leva le scarpe provocando immediatamente lo svenimento del proprio cane, accorso a portargli le pantofole. La TV e la pubblicità sono state per Zappa grande fonte di involontaria ispirazione, in quanto ovvio specchio della cultura dell'eccesso e del consumo americano. Dopo la caustica condanna di I Am the Slime, Zappa continua la sua critica alla TV commerciale. Ma la rilettura dello spot è naturalmente solo il punto di partenza. Rincara la dose andando a configurare le paranoie del consumatore medio, i muri che si chiudono fino a soffocarti, la mancanza di amici, e ritorna sempre sul tema del malessere esistenziale di una generazione di consumatori. Il brano si risolve infine su un dialogo surreale tra il padrone e il cane. Il barboncino è un elemento quasi onnipresente nella discografia zappiana e va a fare un esplicito riferimento alla continuità concettuale, uno dei tormentoni della mitologia zappiana. Dal vivo, Stinkfoot apre la trilogia canina che porta The Poodle Lecture e Dirty Love. Parliamo ora del successo commerciale di Apostrophe. L'album ha raggiunto la top 10 della classifica di Billboard e ha ottenuto la certificazione Gold. La critica dell'epoca ha accolto positivamente l'album, lodando la sua complessità musicale e la sua satira pungente. Da allora, Apostrophe è considerato uno dei lavori più significativi di Zappa. Molti artisti sono stati influenzati da quest'album, riconoscendo l'importanza delle innovazioni musicali e tematiche introdotte da Frank. Un aspetto distintivo di Apostrophe è la satira e la critica sociale presente nei testi. Zappa non si è mai trattenuto dal commentare le ipocrisie e le assurdità della società. Dal criticare le mode spirituali in Cosmic Debris a riflettere sulle questioni razziali in Ancor Remus, Zappa utilizza la sua musica per stimolare la riflessione e il dibattito. L'uso dell'umorismo e delle narrazioni surreali permette a Zappa di affrontare tematiche serie in modo accessibile e provocatorio. A 50 anni dalla sua uscita, Apostrophe continua ad essere un punto di riferimento nella storia della musica. Le tematiche trattate, la critica sociale e la sperimentazione musicale sono rilevanti ancora oggi. Questo dimostra la grandezza della visione musicale di Zappa. Apostrophe è uno degli esempi più brillanti del genio di Frank Zappa e ancora oggi risulta essere un album davvero all'avanguardia. Grazie mille per essere stati con me fino alla fine. Se il video vi è piaciuto dite la vostra nei commenti, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornati sui prossimi video. E adesso mettetevi comodi e godetevi questo straordinario capolavoro di Frank Zappa. Ciao! See you later.